E se la fibromialgia partisse dall'intestino? Si sa, chi vive con la fibromialgia ha spesso anche problemi intestinali. Ma se questi problemi intestinali non fossero solo la conseguenza, ma anche una causa? È appena uscito uno studio che porta prove solide e concrete in questa direzione e ti consiglio di rimanere fino alla fine, perché vedremo una tecnica che ha ridotto i sintomi in circa l'85% dei partecipanti allo studio, che è un risultato sbalorditivo. Partiamo da una precisazione che cambia veramente tutto, perché spesso non viene assolutamente detta. Cioè, nella classificazione internazionale delle malattie, quindi l'ICD-11, la fibromialgia è riconosciuta ufficialmente come patologia da dolore cronico primario. Cosa vuol dire primario? Vuol dire che è una patologia a sé, reale, in cui il dolore non nasce però in questo caso da un danno visibile nei tessuti o da un danno a un nervo, ma da una disregolazione dei sistemi che modulano il dolore. Cioè, in altre parole, il volume del dolore resta alzato anche quando fisiologicamente non dovrebbe. È una patologia sistemica che coinvolge il cervello, il sistema immunitario, gli ormoni, lo stress, l'infiammazione, il sonno. Come vedremo oggi, anche il microbiota intestinale, cioè l'insieme di miliardi di microrganismi che vivono all'interno del nostro intestino. E i ricercatori sono partiti proprio da qui, da una domanda semplice. Quel microbiota alterato intestinale, che si osserva spesso in pazienti con fibromialgia, è solo una conseguenza della malattia o può essere anche la sua causa? Per scoprirlo, prima di tutto hanno fatto degli esperimenti super interessanti sui modelli animali, quindi sui topi. Hanno preso il microbiota intestinale di una donna con fibromialgia e lo hanno trasferito nell'intestino dei topi. Hanno visto che nel giro di poche settimane quei topi sviluppavano più sensibilità al dolore e più comportamenti simili all'ansia e all'umore depresso. Tradotto in poche parole, nel microbiota intestinale di chi soffre di fibromialgia c'è per forza qualcosa che da solo è in grado di accendere questi sintomi. Nel topo funziona così, l'abbiamo scoperto, è vero, ma nell'essere umano? Ovviamente nell'essere umano è un'altra cosa, ma qui i ricercatori hanno veramente fatto un passo in avanti, proprio in chiave terapeutica, perché hanno selezionato 14 donne con fibromialgia grave e le hanno trattate con il microbiota di donatrici sane, usando una tecnica chiamata trapianto di microbiota fecale. I risultati sono stati importanti. 12 di loro, appunto l'85% dei partecipanti, ha avuto una riduzione della severità della patologia e sono cambiati anche dei marcatori molecolari, biologici, legati allo stress. Ora però facciamo attenzione, perché questo non significa che il trapianto di microbiota fecale sia già una cura standard validata per la fibromialgia, quindi se lo fai guarisci, ti curi. Gli stessi autori avvertono che questo è uno studio pilota, uno dei primi, su poche persone e senza un gruppo di controllo. E c'è un motivo in più per la prudenza, perché il microbiota intestinale è un ecosistema che cambia in continuazione, che passa anche a livello fisiologico da stati di equilibrio a stati di disequilibrio. Quindi non è una soluzione definitiva cambiarlo una volta per tutte. Esistono dei centri in Italia che usano questa tecnica per alcune patologie, ma va fatta solo in contesti medici molto controllati. La direzione però è chiara e seria, tanto da essere pubblicata su una rivista di altissimo livello mondiale. E qui arriviamo a un punto che conta davvero per chi convive con la fibromialgia, perché questo studio è una conferma che vale più di 1000 rassicurazioni delle volte, perché la fibromialgia ha delle basi biologiche concrete e misurabili. Quindi quando ti sei sentita dire che era solo stress, che era una cosa come se fosse aleatoria, oggi invece puoi sapere che dietro questa patologia c'è un sistema, intestino, immunità, sistema nervoso, che è disregolato e produce dei sintomi. Inoltre da questa ricerca noi sappiamo anche un'altra cosa, che l'intestino ha un ruolo attivo nella patologia. Quindi prendersene cura non deve essere solo una moda da consigli di un influencer, ma una parte seria del percorso terapeutico. Cosa possiamo portarci a casa da tutte queste informazioni di questo articolo, nella vita reale ovviamente, in chi soffre con fibromialgia? Prima cosa, prendersi cura dell'intestino,
deve diventare una priorità assoluta del percorso, ma evitando ovviamente soluzioni semplicistiche. Quindi bisogna affidarsi a un nutrizionista esperto di alimentazione antinfiammatoria. Un'altra cosa fondamentale è evitare di scombussolare il microbiota con ad esempio alcol, fumo, ma molti non sanno che si scombussola anche con l'abuso di farmaci, e in chi soffre di fibromialgia spesso questo avviene, cioè significa che bisogna limitare il più possibile antibiotici ma anche gli antinfiammatori. Spesso, anche se ci danno un temporaneo sollievo dal sintomo, ad esempio il dolore, hanno poi come effetto collaterale proprio quello di risquilibrare il microbiota intestinale, creando poi un circolo vizioso. Quindi se sei seguito o seguita da un medico che si limita forse un po' troppo a prescrizioni farmacologiche, quindi farmaci su farmaci, il consiglio è di farsi affiancare in realtà da un professionista che abbia una visione però più sistemica e aggiornata per non innescare proprio questi circoli viziosi. Poi c'è un punto che molti non considerano, perché oltre la dieta, la causa principale dello squilibrio del microbiota intestinale sono proprio gli stati mentali, i pensieri, lo stress, che in mille modi, sia diretti che indiretti, altera questo delicato equilibrio che c'è nel nostro intestino. Ecco perché un pezzo fondamentale del percorso è un lavoro di psico-neuroendocrino immunologia con uno psicologo esperto, perché anche con una dieta perfetta, senza imparare poi a proteggersi da stress, ansie, giudizi, si rischia veramente di vanificare i progressi. Quindi il percorso per la fibromialgia prevede un team multidisciplinare e assolutamente personalizzato. Spero che questo video ti sia stato utile, d'aiuto, e se lo ritieni di valore ovviamente condividilo con chi convive con la fibromialgia, così che anche lui o lei possa apprendere queste informazioni appena uscite. Invece per colloqui, consulenze e percorsi puoi iscriverti direttamente al mio studio, trovi tutti i link in descrizione. Se vuoi iscriverti al canale, ogni settimana pubblico un video in cui spiego in modo semplice gli aggiornamenti della ricerca sulla fibromialgia, ma anche sul dolore cronico, il microbiota intestinale e proprio la salute integrata. Quindi un caro saluto e ci vediamo al prossimo video.